Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in un nuovo video dei Radiocomandati. Finalmente l'attesa è terminata. Oggi vi parlo di lei, di una nuova Mini 4VD che è in uscita in contemporanea un po' ovunque il 12 di dicembre con il nuovissimo telaio ME. Prima di proseguire con il resto del video, come sempre vi invito ad iscrivervi al canale e a cliccare la campanellina per rimanere aggiornati con tutti i nuovi video, i nuovi contenuti, le dirette, insomma tutto quello che facciamo qui sul canale dei Radiocomandati. A questo punto ci spostiamo, come al solito, sul mio tavolo e facciamo questo unboxing. Allora, intanto inizierei dalla scatola, perché già da qui insomma riusciamo a ricavare un po' di informazioni utili. Innanzitutto, come vi dicevo prima, il nuovo chassis si chiama appunto ME ed è uno chassis per motori bipignone, diciamo sostanzialmente per motori pro, ok? A parte questo possiamo vedere che la Mini è stata disegnata da Snack Design dal punto di vista dell'estetica, come tanti altri modelli che abbiamo anche visto ultimamente, e già dal fianco della scatola possiamo vedere una particolarità anche dal punto di vista della carrozzeria, ovvero per questo specifico modello la carrozzeria è composta di più parti con una sorta di telaio di base, chiamiamola carrozzeria di base, che comprende anche i vetri, perché diciamo la vedete, la Mini è una simil, chiamiamola simil GT, ok, riproduce una macchina vera, quindi non è come un Avante, una Super Avante, insomma un modello Tamiya disegnato al di fuori dalla realtà, ok, possiamo dire questo. Per cui da questo punto di vista già il fatto che ci siano delle modularità potrebbe presupporre anche che magari questa tipologia di carrozzeria possa essere utilizzata anche in futuro, magari in altre prodotte, anche in altre colorazioni, in altre forme, magari sempre sullo stesso supporto, no? Quindi andando a creare anche una combinazione di queste tre parti modulabili. Chissà, non so, sono congetture ovviamente, non abbiamo come dire informazioni in merito, però già questo, ad esempio, se volessimo pitturarlo, comunque così andarla a wrappare o inserire degli adesivi, con questa modularità sicuramente risulta più facile. Un'altra particolarità di questa carrozza è appunto il fatto che, anche se non è inclusa, la carrozzeria è già aperta nella parte superiore, ha già un alloggiamento per gli animaletti. Sapete che c'è una linea di Mini 4VD, che in realtà vabbè, ce ne sono più di una in realtà, dove c'è la possibilità di andare ad inserire una sorta di mascotte, quindi una sorta di animaletto al suo interno, una cosa tipo, ve ne faccio vedere una che ho sotto mano, ad esempio questa, che è del 2007, per l'anno del cinghiale, appunto è stata prodotta con l'ometto qui in mezzo, ok? Questi ometti che hanno tutti lo stesso attacco, quindi avremmo comunque la possibilità di andare ad inserirlo anche su questa carrozza. Purtroppo ho avuto un problema con le riprese e ho dovuto rifarle, per cui ero già arrivato al punto in cui avevo tolto dagli sprue sia la parte nera che i tre pezzi rossi. Quindi ragazzi, giusto per farvelo vedere, ok, guardate, l'ho dovuta sganciare perché mi sono accorto che il lunotto, ok, ha un aggancio anche in questo punto, io non l'avevo correttamente attaccato. Comunque volevo farvi vedere un po' quali sono i perni. In realtà i punti di aggancio sono abbastanza solidi, provando a muoverla con forza, ok? La vedete, è abbastanza solida. Anche il telaio, la parte più... il telaio della carrozzeria, vabbè, sto usando parole a caso, ma direi la parte della carrozzeria più interna, quindi quella che possiamo definire di colorazione fumé, è molto spessa, tant'è che io adesso volevo andare a sganciare tutto e anche pesarvela, in modo tale che poi capiamo da questo punto di vista come comportarci, nel senso che potremmo anche capire se già da questo punto di vista qui questo potrebbe essere considerato in un qualche modo una carrozzeria utilizzabile. Quindi a questo punto prendiamo la nostra bella bilancia e andiamo a pesarla. Vediamo se riesco a posizionarla correttamente. Ok, allora dovete fidarvi perché non si vede in schermo, ma sono 15,18 grammi per la sola parte grigio fumé. Se vado invece ad inserire anche
diciamo le coperture. Immagino che magari qualcuno di voi si stia chiedendo per quale motivo pesiamo anche le parti, no? Perché da un punto di vista della gestione degli assetti è anche fondamentale capire rispetto a quello che già utilizziamo e che già costruiamo nel momento in cui si introduce qualcosa di nuovo, se ci sono anche delle variazioni in termini di peso, perché magari per una certa tipologia di assetto potrebbe essere utile avere più peso o magari averne molto meno, ok? Andando ad inserire tutte e tre le parti, a questo punto andiamo, devo dire che è anche molto bella, eh? Allora abbiamo detto 15 e 18 per la parte fumé, ma nel momento in cui andiamo a completare per così dire tutte le parti della carrozzeria vera e propria, arriviamo a 23,70 grammi. Facciamo giusto il paragone con un'altra delle mie carrozzerie che già utilizzo, che in realtà è composta di un unico pezzo, e vediamo un po' qual è la differenza. È parecchia. In questo caso questa mia carrozzeria pesa esattamente 12 grammi, quindi ecco, sicuramente possiamo considerarla tra le carrozzerie più pesanti. Comunque è molto strutturata e quindi sicuramente molto solida, molto anche compatta, perché mi sembra che comunque nelle parti laterali non sia effettivamente così larga, ma poi andremo a vederla montata. Anzi, magari possiamo fare una prova su un MA, per esempio. Questo è un MA che ho utilizzato ultimamente, che è ancora abbastanza smontato. Vedete che comunque, come ad esempio succede sulla Estura o su altri telai che sono, diciamo, possiamo definirli simil GT, ci sono ovviamente dei problemi di ingombro per quanto riguarda la distribuzione dei damper. In questo caso sicuramente per la parte frontale, ma mi verrebbe da dire anche per la parte posteriore, bisogna stare molto attenti come si va poi ad agganciare, ecco, eventuali fibre o eventuali assetti. Sulla parte laterale anche da capire, questa non riesco a montarla, vediamo se ne trovo un'altra. Allora, ho recuperato l'MS che uso per testare i motori, proviamo a vedere anche da questo punto di vista. Allora, devo dirvi ad esempio che con le bombate non si riesce quasi a chiuderla, perché diciamo anche il diametro delle ruote fa il suo, come vedete. Quindi da questo punto di vista, con questi specifici cerchi e gomme, non si può assolutamente ipotizzare di utilizzarla. 23,70 grammi solo per quanto riguarda la carrozzeria nelle 1, 2, 3 e 4 parti che la vanno a comporre. Proseguiamo. Dal punto di vista dei cerchi, ragazzi, come vi dicevo prima, sono quelli che sono inclusi nel kit, in realtà sono dei T-Spock, che sono molto belli, però diciamo fanno la loro porca figura, e direi che a questo punto stacchiamo anche loro e li andiamo ad unire con le gomme che sono incluse nel kit, che sono delle low profile a diametro piccolo, quindi small diameter low profile, le trovate indicate sulla scatola. Ed eccole qua, le ho già preparate, sono molto belli questi cerchi. Hanno ovviamente un offset diverso per quanto riguarda i cerchi che devono andare all'anteriore e i cerchi che devono andare al posteriore. Li appoggiamo, stiamo anche alla carrozzeria e iniziamo a vedere quella che secondo me è la parte che interessa un po' a tutti. Cercherò di magari alzo un po' la luminosità, vediamo se riesco ad aiutarvi un po', perché ovviamente è un telaio scuro, no? Però così dovremmo riuscire a vederlo tutti abbastanza bene. Questo è la parte più centrale del telaio ME. Come vedete, sì, effettivamente è a un motore centrale, quindi è per motori Pro, quindi la parte centrale è molto molto simile a un telaio MA, se vogliamo, o anche a un MS in realtà. Posso dirvi che dal punto di vista già del tatto e del diciamo di quello che è il peso che va a scaricare, che sento in mano, mi sembra molto più leggero, quindi adesso sicuramente andremo a provarlo. L'anteriore e il posteriore mi sembrano parecchio diversi rispetto a un MA o anche a un MS, no? Perché comunque rispetto a un MS, come potete vedere, la parte degli assali, comunque dove andremo ad inserire effettivamente la trasmissione, rimane comunque collegata alla parte centrale, quindi
ragazzi, se pensavate che potesse essere un'alternativa magari in open da ammortizzare, ecco, non lo so, sicuramente bisognerà fare degli altri ragionamenti, non sarà direttamente traslabile quello che già facciamo su un MS, quindi andando a lavorare sulla mobilità della parte anteriore e della parte posteriore. Almeno questo è quello che mi sembra fino adesso mano a mano che montiamo il resto poi ci ragioniamo insieme. Il frontale ho come l'impressione di averlo già visto, comunque mi sembra un qualcosa di molto simile ad altro, non vorrei dire castronerie, quindi ci penserò un attimo. Comunque direi che sicuramente, dato che è una delle cose che vi interessa di più, andiamo subito a vedere quanto pesa la parte centrale di un ME e lo paragoniamo anche ad esempio a un MA, che dovrebbe essere, possiamo definirlo una sua evoluzione, ok? L'ME dovrebbe essere un'evoluzione dell'MA, tant'è che anche ad esempio il carterino che va a bloccare poi dopo la trasmissione e il motore dovrebbe essere compatibile anche con l'MA. Se lo andiamo a pesare, la parte centrale in questa formula, che è ABS resina, pesa 14,24 grammi contro i ben 23,27. Poi ovviamente sappiamo che tra sbavature e quant'altro, tra un telaio e l'altro può cambiare, però ecco, tra uno e l'altro ci sono quasi 9 grammi di differenza, sicuramente è una bella differenza. A questo punto proseguiamo andando a vedere l'altra parte di sprue, dove tutto il resto del nostro telaio, e volevo soffermarmi soprattutto su questa parte che dovrebbe essere la parte del carter, che diciamo ha subito una discreta evoluzione rispetto all'MA, cambia parecchio, dovrebbe cambiare l'aggancio del fermapile, lo vediamo insieme, dai, così vi facciamo meglio un'idea. Ed ecco qua. Allora, devo essere sincero, sicuramente la parte posteriore mi ricorda vagamente un po' quello della parte mobile dell'FMA, soprattutto come aggancio, ok? Che è una parte che ad esempio io non utilizzo perché vado ad inserire un castelletto su fibra direttamente su padella. Questa qui che vi ho fatto vedere veramente 1000 volte, direi ormai. Mi sembra che abbia un aggancio molto simile, in realtà, come potete vedere. Telaio, da questo punto di vista, nella parte finale, mi ricorda sicuramente l'FMA, ecco, come attacco, come capacità di configurazione della parte finale, rispetto comunque a un MA dove abbiamo una struttura che è assolutamente bloccata, quindi non ci si può fare nulla, a meno che passando in open non si decida di andare a tagliare, però per quanto riguarda categorie dove è limitata la modifica non ci si può fare molto, no? Da questo punto di vista, ecco, sicuramente si va a costruire, si va a definire un telaio molto leggero, si può costruire delle build veramente molto molto leggere. Non ho la percezione di una grossa torsione come potrebbe essere, insomma ho sempre pensato che il VZ fosse uno dei telai più torcenti che abbia mai visto, ma magari è un'impressione mia, cosa che su un telaio come l'MA, che è molto più strutturato, ha delle parti che possono essere tranquillamente anche ancorate una con l'altro con delle carbon, si va a creare una struttura molto più rigida e molto più stabile, molto probabilmente, no? Ho detto un sacco di volte molto, sì. Anche nella parte frontale, ecco, ad esempio posteriore dell'FMA, secondo me permette veramente tante configurazioni da questo punto di vista, essendo così corto, così configurabile e via dicendo. Però la parte frontale sicuramente è molto più, come dire, ancorata a una configurazione più stabile. C'è sicuramente del peso maggiore nella parte frontale, no? Perché comunque il telaio ha già dei supporti per i roller che non possono essere rimosti. Da questo punto di vista questo telaio secondo me apre la strada a tantissime configurazioni, perché comunque rimane molto più pulito, molto con vari agganci, tra l'altro 4 fori nella parte più esterna e 2 nella parte più vicina agli assali, che magari potremmo sfruttare ad esempio per andare a posizionare dei damper, e questo sicuramente è una buonissima cosa. Ecco, così riesco a farvi vedere anche dove sono effettivamente i fori e a farvi vedere anche dove chiude. Allora, sicuramente chiude veramente molto 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 corta, potrebbe essere veramente la soluzione per fare un layout, chiamiamolo così, una build molto molto corta, che vorrebbe dire creare pochissima distanza fra i roller anteriori e i roller posteriori, perché ricordiamo che le Mini 4VD, che comunque scorrono sulle sponde, soprattutto dal punto di vista
delle curve sono condizionate anche dal punto di vista dell'agilità da quella che è la distanza fra l'anteriore e il posteriore, no? Quindi maggiore la distanza tra il castello anteriore e il castello posteriore in termini di set di roller anteriori e posteriori, più sono distanti, più la Mini sarà ovviamente stabile, ma al contempo impiegherà anche più tempo ad affrontare le curve, quindi stabilità uguale più lenta ovviamente. Più corta equivale anche a minore stabilità ma maggiore velocità. Tra l'altro stavo notando ora che questo telaio qui ha dei fori, non ha delle alette come potrebbe avere ad esempio un MS o magari anche diciamo un telaio pieno, no? Quindi sembra già pensato, sono già stati fatti dei ragionamenti in termini di peso, in termini di struttura, anche le pile hanno, ve lo faccio vedere anche da questo lato, hanno un alloggiamento che sembra già andare leggermente verso il basso, cioè forse riesco a farvelo notare, però le pile hanno già un posizionamento che è il più basso possibile, quindi nell'ottica di una gestione del peso, di scaricare a terra, le pile che sono comunque diciamo l'elemento oltre al motore che trasporta più peso, che ci obbliga a portare più peso nelle Mini 4WD, sono già posizionate il più basso possibile, questo sì. Probabilmente qualcuno già ragionerà sul limare questo anello qui, che è quello dell'interruttore, perché è veramente spesso, lo vedo che esce tanto, ecco, così riesco effettivamente a farvelo vedere. È addirittura più basso rispetto alle pile, perché probabilmente per posizionamento del circuito non si poteva fare diversamente, però ecco, questo secondo me sarà il primo elemento che verrà limato nel momento in cui questo telaio verrà utilizzato in categoria come la Open. Detto questo, ripeto, sto continuando a provare a muoverlo, mi sembra comunque discretamente solido. Vedo anche queste alette che sono comunque posizionate nella parte un po' posteriore della nostra Mini, ma in realtà mi sembrano anche parecchio allineati probabilmente con la pancia del motore. In generale questo telaio mi sembra già effettivamente alleggerito. Se vedete ci sono tantissime parti che sono aperte, no? Che danno la possibilità di vedere attraverso, no? È abbastanza evidente, come se fosse già stato lavorato, comunque ci fosse già stato un passaggio per ridurre il peso al minimo. Ovviamente non parlo di queste finestrelle perché qui andranno ad inserirsi i contatti, ma adesso proviamo ad attaccarli insieme e vediamo un po' cosa salta fuori. Intanto passiamo su questo sprue, iniziamo a sganciare il resto delle parti del telaio che ci interessa soprattutto vedere come si comporrà alla fine. Ho già smontato praticamente tutto in un colpo solo, perché mano a mano che li andiamo a montare li guardiamo uno per uno insieme. I roller li lasciamo stare ovviamente, perché tanto in questo momento non ci interessano. Ovviamente quello che farò oggi sarà montarla totalmente da scatola. Tra l'altro il manuale, stavo guardando che non è un pieghevole ma un vero e proprio manualino graffato. Allora vabbè, giusto per avere un minimo di guida, prendiamo a questo punto il nostro telaio e andiamo a posizionare perlomeno lì, almeno teniamo un minimo in posizione gli assali e riusciamo a fare due ragionamenti. Quindi boccole inserite, andiamo ad inserire anche la trasmissione. Tra l'altro, per tutti gli amici che sono un po', mettiamola così, fan del fare in modo che i contatti non scappino dietro, possiamo dire così anche, questo telaio prevede questi morsetti che abbiamo già visto in realtà anche in altri telai, ma che non tutti hanno, che li vanno fondamentalmente a fermare e ad evitare che vadano troppo indietro, ok? Quindi che magari vadano anche a compromettere quella che è la tensione in erogazione tra le pile e il motore. Vanno a tutelare un pochino di più, quindi insomma l'alimentazione, ecco, possiamo dire così. Ok, quindi li abbiamo fermati tutti, sono tutti in posizione. A questo punto vado anche a posizionare l'interruttore, eccolo qua, ve lo faccio vedere meglio. Vedete, quindi ci sono questi fermi che vanno proprio ad evitare che i contatti si spostino indietro, quindi si possa perdere alimentazione, ecco. A questo punto direi che prendiamo il nostro supportino per aiutarci ad inserire i pignoni, eccoli qua, e a questo punto andiamo anche a posizionare i supporti che mi sembrano praticamente uguali in realtà a tanti altri che abbiamo già visto, comunque molto simili a quelli dell'MA o dell'MS. Ed eccolo qua, e finalmente arriviamo a vedere la parte che insomma tanti di voi mi hanno chiesto di approfondire, di capire meglio,
questo carterino, questa parte che va a coprire effettivamente il motore e la trasmissione, come funziona? Allora, innanzitutto è un unico blocco, mi sembra sicuramente molto più solido e con un meccanismo di sgancio molto più solido rispetto a quello di un MS. Mi riferisco a questi ragazzi, che questi va leggermente piegato così, facendo forza, inclinandolo per incastrarlo, inclinandolo per sganciarlo. Delle volte in gara è veramente una roba da fuori di testa. Questo qui in realtà secondo me prende quello che c'è di buono nell'MA, perché dovrebbe semplicemente scorrere, esatto, con queste due alette. Quindi io semplicemente facendo così lo vado a sganciare. Ora, dove caspita si mette il fermapile? Mi verrebbe da dire niente, raga, sono andato a vedere come si fa perché non lo riuscivo a capire. Allora, dovrebbe essere una sorta di un cavo bello, lo faccio vedere. L'incastro però avviene qua, ok? Vediamo se riesco a farvelo vedere bene. In pratica, rispetto ad altri fermapile, questo non ha un ancoraggio laterale a livello di telaio, ok? Ma ha semplicemente una linguetta qui che leggermente alzata fa sganciare. Questa, ok? La vedete? Questa qui leggermente tirata indietro permette lo sgancio rapido. Beh, devo dire non male, mi sembra discretamente solida. Sicuramente sarà da provare con le pile bollenti come si comporterà, però devo dire non male. Più che altro questa cosa qui sarà il salvataggio per tanti che magari perdono il portapile, no? Quindi farsi trovare senza portapile, a parte che magari può soprattutto in jump comportare una perdita di alimentazione, perché con i salti poi magari le pile si spostano e quindi la mini si ferma, però può anche comportare una squalifica, perché comunque se si perde un pezzo in pista è un problema. Non lo so, rimango un po' dubbioso su questo, appunto per capire effettivamente se possa esserci delle cause tali per cui possa andare a sganciarsi, è da provare. Comunque il tutto mi sembra veramente molto molto agile. L'unica cosa è che vedo che se c'è il portapile chiuso si fa fatica a sganciare, ok? Quindi bisogna sempre prima aprire e poi togliere. Però la cosa buona è, vedete, rimane ancorato qua, no? Quindi una volta che appoggiamo, cambiamo la trasmissione, cambiamo il motore e il gioco è fatto, no? Quindi il portapile non si perde più, rimane ancorato qui. Sì, appunto, come vi dicevo, questa secondo me è veramente un game change, che comunque da quello che ho capito si dovrebbe poter anche utilizzare, e lo proviamo subito. Ah, che figata, perfetto, quindi sicuramente applicabile anche all'MA. Non male, ragazzi, se avete un telaio MA ne vale la pena, ecco, perché comunque non perdersi il portapile non è mai male. Quindi andando a riposizionare e a chiudere il portapile, la parte diciamo centrale del nostro telaio, quella strettamente necessaria, che include anche trasmissione, motore e carterino. Tutta questa struttura ovviamente con un motore, quanto può pesare? Lo vediamo subito, così ci facciamo un'idea. E poi la pesiamo anche senza motore, ovviamente. Stiamo parlando di 58 grammi, senza l'anteriore e il posteriore. Questi non li abbiamo ancora montati, adesso li andremo a montare e vedremo un po' come sarà la mini nella sua totalità. Se volessimo, ve lo faccio rivedere, togliere il motore, dovrei alzare questa linguetta qui, alzare il portapile, riesco ad accedere a questa parte qui, poi effettivamente come al solito faccio una fatica incredibile a togliere il mio motore, ma questa è una cosa ormai non smetterò mai di abituarmi, perché in realtà basterebbe semplicemente, io di solito faccio così, 1 e 2, in questo caso ho smontato praticamente tutto, però quello che mi interessava farvi vedere è diciamo la parte centrale con gomme, cerchi, la trasmissione, gliela buttiamo qua così, però tanto ci interessa più il peso che tutto il resto. Pesa circa, senza motore, ovviamente anche con il nostro portapile, 40 grammi e 26, quindi 40 grammi e 26 senza motore. Cosa che volevo farvi notare di questa parte anteriore è che va praticamente a creare un bel numero di fori che potremmo sicuramente pensare di ipotizzare anche per un freno anteriore,
che comunque è un qualcosa su cui bisogna ragionare, perché effettivamente tanti di questi punti molto probabilmente potrebbero essere replicati anche magari con una padella. Prendete ovviamente tutto questo come la prima volta che lo provo, quindi probabilmente mi viene da dire che potremmo sostituire l'anteriore, perché la distanza dei fori più vicini, vedete, alle ruote possono permetterci un aggancio con una padella ad esempio, e a questo punto anche di regolare in base ai fori della padella quella che sarà la lunghezza dell'anteriore, quindi andando appunto a gestire l'agilità della nostra Mini portando avanti o portando indietro l'intero castello anteriore. Quindi così come vi ho fatto vedere tante volte che faccio in FMA al posteriore, in realtà in questo telaio si può fare la stessa regolazione praticamente sia al posteriore che all'anteriore, spostando di fatto quello che è l'assetto e anche l'ingresso comunque in curva, e mi verrebbe da dire a questo punto l'agilità della nostra Mini, regolarla al meglio. Qui si potrebbe banalmente fare una struttura di questo tipo con un'altra fibra che vada a reggere il castello dei roller e fare in modo così, bisognerebbe ovviamente vedere anche quello che sono le altezze, però di avere sia una padella freno che magari in open potrebbe essere inclinata con grande facilità e ancorata al meglio, magari con un sistema all'anteriore, vedete, molto diretto, molto semplice da imbastire, da collegare, anche perché comunque sulla padella freno ci sono una marea di fori, lasciate perdere pezzi di freni attaccate così a caso, però davvero credo sia veramente molto interessante dal punto di vista del layouting, apre la strada a tantissimi ragionamenti, tantissime cose, e non vedo veramente l'ora di provarlo. Adesso proviamo a montare il suo, così vediamo come ci appare la Mini nella sua complessità e proseguiamo. Quindi l'abbiamo montata da questo punto di vista. Ora abbiamo un layout che potrebbe tranquillamente essere quello utilizzabile magari in T-Mac, dove comunque abbiamo costruito la Mini per come dovrebbe essere da scatola. Abbiamo tutta una serie di fori per posizionare sia damper che roller che fibre d'aggancio, molto completa e molto strutturata, in categorie dove non c'è questo tipo di problema dal punto di vista del numero di fibre da utilizzare, il numero di appoggi da utilizzare. Potrebbe comunque essere veramente molto interessante. Andando poi a chiuderla, così la vediamo insieme, questo è effettivamente il layout della nostra Ryzan. Beh, devo dire comunque che l'estetica anche di questa carrozzeria è molto bella, anche se da un punto di vista concettuale, permettetemelo, mi sembra un po' cozzare con quella che è l'idea di questo telaio, no? Cioè vedo una carrozzeria che è pesantissima, abbinata a un telaio in realtà che è molto leggero da questo punto di vista. Probabilmente è un qualcosa di studiato e di pensato, proprio perché magari una carrozzeria di questo tipo potrebbe in un qualche modo dare stabilità, mi viene da dire, potrebbe in un qualche modo dare un po' più di rigidità a un telaio molto leggero. Non lo so, fatemi sapere cosa ne pensate qui sotto nei commenti, perché secondo me è un discorso da tenere in considerazione nel momento in cui andremo a fare le nostre build, questo sicuramente. Che altro dirvi, ragazzi? Ho montato la Mini. Non vi ho fatto vedere l'ultimo dettaglio, che è il fermo per la carrozzeria. È un tubo di scappamento singolo, permette anche abbastanza agevole poi ad aprire. Sicuramente uno dei punti più interessanti di questo nuovo telaio è la leggerezza e la modularità, il fatto di poter gestire indipendentemente sia la distanza comunque tra la parte dei roller anteriore e la parte posteriore, ci danno modo comunque di effettuare delle regolazioni non da poco da questo punto di vista e andare a definire delle build veramente al millimetro. Al contempo il peso veramente tanto ridotto di questa Mini magari potrebbe anche aprire la strada all'utilizzo di motori un po' meno performanti in alcuni casi. Ovviamente dove c'è meno peso c'è anche meno necessità così di una spinta così prorompente per spostare tutto il peso, tutti i damper, insomma tutta quella che è la struttura della nostra Mini 4WD. E anche per questo video è tutto, spero che vi possa essere utile, ragazzi.
perché comunque secondo me questo sarà un punto, non dico di svolta, ma quantomeno di aggiunta ai possibili setup del mondo Mini 4VD. Ci darà modo veramente di fare tante cosine belle interessanti. Altro dirvi, da Seven è tutto, e dalla Ryzen speriamo di farla in pista il prima possibile. Fatemi sapere se vi piacerebbe vedere già subito un video di un possibile assetto, magari con queste ipotesi che già facevamo, per capire dove impostare sganci rapidi o sistemi regolabili rapidamente in gara. Iscrivetevi al canale, cliccate la campanellina e addio piacendo. Arrivederci, alla prossima, ciao!